Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Quest'oggi siamo a Skagway e per proseguire la storia lasciata leggermente in sospeso nello scorso video, quest'oggi saliremo a bordo del White Pass Train che ci porterà fino appunto al White Pass, al confine col Canada, sulle tracce dei cercatori d'oro che alla fine dell'Ottocento e agli inizi del Novecento passarono di qui per cercare la fortuna nella regione dello Yukon. Quindi vi lascio alle immagini di questo strabiliante viaggio, mi raccomando lasciate un like ed iscrivetevi e che dire, godetevi il viaggio alla ricerca dell'oro. Di prima mattina attracchiamo a Skagway, un'altra città molto importante per la corsa all'oro, ma di questo ne parleremo nel prossimo video. Come sempre, dopo un'abbondante colazione, scendiamo a terra, dove troviamo lui, il protagonista dell'escursione di oggi, il White Pass Train, che ci porterà in un viaggio nella storia e nella natura, verso il White Pass e verso l'oro. Quindi prendete posto vicino al finestrino, mettetevi comodi e preparatevi a partire per questa bellissima avventura. Mentre il treno lascia Skagway e prima di partire con il racconto della storia che c'è dietro questa incredibile opera ingegneristica, vi lascio alcune info tecniche del tracciato. Come si può vedere nella mappa, la ferrovia parte da Skagway, proprio dal molo, come avete visto, e arriva dopo 110 miglia a Whitehorse, in Canada. Noi oggi ne percorreremo solamente 20, risalendo gli 800 metri che ci porteranno al passo. E mentre fuori dal finestrino iniziano a scorrere boschi, valli e fiumi, è ora di iniziare con la nostra storia. Il tutto parte nel 1896, quando nella regione del Klondike, appena dietro a queste montagne, in Canada, viene scoperto l'oro. E così, come è successo a Juneau, se ve lo siete perso vi consiglio di andare a vedere il video precedente, impazza la corsa all'oro. Inizialmente, per valicare la catena montuosa, le scelte erano due: il Chilkoot Pass, più diretto ma molto ripido, e il White Pass, più lungo e meno ripido del precedente, e questo era anche adatto al transito di animali da soma. Su questo lascio a voi le considerazioni e i commenti, perché più tardi lo incontreremo durante il nostro viaggio e vedrete voi e poi mi saprete dire.
causa della pericolosità e delle migliaia di vittime sia umane sia animali nell'attraversamento delle montagne, serviva trovare una soluzione per attraversarle, ma anche per migliorare il commercio e la viabilità nella zona. Ed è qui che inizia la storia della nostra ferrovia. Siamo infatti 2 anni più tardi della scoperta dell'oro, nel 1898, e qui nasce l'interesse per trovare un modo più veloce, più sicuro per svalicare le montagne. E da qui entrano in gioco 2 figure chiave, un investitore londinese e un costruttore di ferrovie. Il primo era molto scettico riguardo all'impresa e alla costruzione di questa ferrovia, mentre il secondo era molto più ottimista. Infatti pronunciò una famosa frase: datemi abbastanza dinamite e costruirò una ferrovia per l'inferno. Questi 2 pazzi o visionari si incontrarono a Skagway e dopo una notte di discussioni e probabilmente di bevute, visto il luogo, arrivarono ad una soluzione: la ferrovia si fa. E così nell'aprile del 99 fu creata la White Pass and Yukon Route Society e una volta arrivati i soldi, il 28 maggio del 1898 partirono i lavori di costruzione. La costruzione presentò da subito molte sfide, tra cui la lunghezza del tracciato, che sono, come abbiamo detto, 110 miglia, il dislivello notevole fino ad arrivare al passo, che sono 800 metri partendo da zero, ovvero dal livello del mare, per non parlare dei vari ostacoli naturali, per i quali era necessaria la costruzione di gallerie e di ponti. Ma contro ogni pronostico questi pazzi scatenati raggiunsero la cima del White Pass in pieno inverno, il 20 febbraio del 1899, e 5 mesi più tardi raggiunsero Lake Bennett nella regione dello Yukon.
Arriviamo così al 29 luglio del 1900, quando, dopo poco più di 2 anni dall'inizio dei lavori e dopo 450 tonnellate di dinamite usata, finiva la costruzione della ferrovia. Infatti si trovarono a Carcross le squadre di operai provenienti da sud, da Skagway, e quelle provenienti da nord, da Whitehorse. Quello che avete appena visto era il tracciato del 98, il vecchio sentiero del White Pass. Pensare i cercatori d'oro che sono passati di lì è qualcosa di davvero incredibile. A volte, cioè, con un destino ignoto hanno percorso quella strada davvero pazzesco. Ora siamo arrivati in Canada, perché il White Pass è in Canada. Abbiamo attraversato da poco il confine e non dovrebbe mancare molto all'arrivo al passo vero e proprio. Iniziò quindi l'era d'oro della ferrovia, che trasportava verso nord i minatori e riportava a sud, verso il porto di Skagway, l'oro e i metalli preziosi trovati nelle terre del Klondike. Tutto questo continuò, così come era successo per Juneau, fino alla Seconda Guerra Mondiale. La ferrovia rimase in funzione fino al 1982, quando per costi troppo elevati e per ormai troppa poca gente che andava a cercare l'oro chiuse. 6 anni più tardi, nel 1988, la ferrovia riaprì non tanto con una funzione di trasporto, ma con una funzione turistica, come la stiamo usando noi oggi. Ha subito poi negli ultimi anni, tra gli anni 90 e il 2007, ulteriori ammodernamenti e ristrutturazioni, fino ad arrivare oggi che la troviamo in questo stato. Ebbene, siamo giunti al termine anche di questo viaggio, di questa escursione. Penso che fino ad oggi è stata l'escursione più bella che abbiamo fatto, è
stata molto particolare, è stato un tuffo nella natura e nella storia. E vi chiedo un like, magari un commento, un'iscrizione. Rimanete collegati perché nelle prossime settimane uscirà il video su Skagway, dove racconteremo la storia di questo piccolo paesino, possiamo dire, tra mare e montagne, e poi proseguiremo con il nostro viaggio in Alaska. Quindi un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima avventura.